Salve a tutti gente, sono Inazuma Sensei! Se mi seguite da abbastanza tempo sul mio canale principale, forse si va indietro persino di 4 o 5 anni, saprete che sono un grande fan di Hellsing. Verso gli inizi della mia carriera youtubica, avevo persino iniziato un progetto di doppiaggio di Hellsing Ultimate Abridge che andò avanti per i primi 3 episodi. Ma diciamo solo che... Ehi poliziotta, hai il bersaglio? So cosa state pensando. Come siamo arrivati a ciò? Beh, è cominciato tutto con una passeggiata di mezzanotte nel bosco. Se la tua intenzione era fare a chi ce l'ha più grosso con una donna, hai iniziato con un grave handicap. Ho delle ferie, vuol dire che posso andarmene senza essere sgridato al telefono? Non è invecchiato benissimo. Sia come sia, essendo questo fumetto di Kota Hirano il mio manga e anche anime preferito, quest'ultima cosa tramite l'incarnazione Ultimate, cioè gli OAV, ho pensato che una recensione dello stesso sarebbe stato adatto come primo vero e proprio contenuto del mio neonato canale. Partiamo intanto da un semplice fatto. Hellsing Ultimate è stata la prima serie anime che abbia visto per intero in vita mia, quella con il quale mi sono approcciato per davvero all'animazione giapponese, escludendo serie dell'infanzia che pure ho comunque guardato integralmente, come Dragon Ball e Ultimate Muscle. Inoltre si dà il caso che sia il mio anime preferito e ho perso il conto di quante volte lo abbia rivisto e riletto, ma penso di essere arrivato quasi intorno alla decina. Con questi presupposti mi è difficile essere totalmente oggettivo nei suoi confronti. Ciò detto, sono di base una persona assai razionale e obiettiva, dunque nel darvi una valutazione non ritengo di essere di parte. Ma andiamo ad introdurre l'opera in questione. Il manga di Hellsing venne pubblicato in 10 volumi dal 1997 al 2008, un ritmo che alle volte non è stato dissimile da quello del buon vecchio Miura. Tra l'altro, con la sua nuova opera Drifters, Hirano sta forse persino superando i suoi precedenti record. Venne inizialmente adattato in una serie anime di durata e tempistiche canoniche, che per quanto venga generalmente disprezzata tra gli amanti del fumetto, io non penso sia così male. Oltre alle ovvie differenze con il manga, che all'epoca era ancora in corso, il suo unico difetto palese è una grafica assai mediocre. Fortunatamente, qualche anno dopo si decise per la realizzazione di un nuovo adattamento, 10 episodi della durata più lunga del normale, destinati al rilascio diretto per l'home video. Ed è così che abbiamo avuto la versione migliore che si potesse avere di Hellsing. Parlando della trama della serie, protagonista è Alucard, un potente e sanguinario vampiro secolare, lo smaltisci spazzatura di fiducia della famiglia Hellsing. Nel primo volume / episodio, questo simpatico individuo vampirizzerà la prosperosa poliziotta Seras Victoria, rendendola la sua Draculina di fiducia, colei che lo accompagnerà in tutti i suoi massacri, voluti dalla severa leader dell'organizzazione Hellsing, altresì detta Ordine dei Cavalieri Protestanti Reali, Integra Faerburg Wingate Hellsing. Di certo l'amore per la semplicità non era una caratteristica della sua casata. E dal momento che l'opera è particolarmente nota per la sua violenza, cosa sarebbe uno splatter basato sui combattimenti senza antagonisti da squartare, alias carne da macello? E allora ecco, in contrapposizione all'Hellsing, la 13ª divisione iscariota del Vaticano, il cui membro più mirabile è il sadico prete Alexander Andersen, ma in particolare il Millennium, organizzazione segreta nazista le cui origini risalgono alla Seconda Guerra e il cui scopo diverrà chiaro nel corso della storia. In merito alla trama non si può negarne la sua non particolare tortuosità. Non mancano le sorprese e i colpi di scena, ma comunque non c'è nulla di particolarmente complicato o cervellotico. Anche qualora in un certo punto della storia si tirerà in ballo una spiegazione che affonda le basi nella meccanica quantistica per uno dei suoi personaggi. La linearità della storia non esclude però alle volte una certa profondità di tematiche o trattazione delle stesse. I personaggi hanno punti di vista diversificati e ben caratterizzati, che esprimono con vigore e convinzione. Le convinzioni, gli ideali e le morali di ognuno di loro non sono semplici orpelli superficiali, ma divengono basi fondanti dei personaggi in grado di dare loro spessore senza cadere nell'eccessiva banalità. Non tutti hanno un background che viene chiarito in ogni dettaglio, ma anche in mancanza di esso non mancano personaggi e situazioni che riescono a far toccare vette piuttosto alte di drammaticità in una maniera convincente e persino toccante.
Pure coloro che sono privati di flashback veri e propri a completamento della loro figura comunque si portano dietro abbastanza spunti di riflessione da poterli comprendere anche senza un resoconto completo che ci spieghi per filo e per segno le loro motivazioni. Come già accennato, sono gli ideali che muovono i personaggi nella storia. Essi si ritrovano ben esplicitati, alle volte persino ripetuti e ribaditi più e più volte, ma per quanto alcuni possano apparire semplicistici, sarà difficile arrivare a definire chicché sia come una macchietta priva di spessore. Il carisma è poi uno dei punti a favore dei personaggi, anzi arriverei a dire che è persino una delle basi fondanti dell'opera e uno dei principali motivi del suo successo. Esso va al di là delle semplici, per quanto accattivanti, pose fighe e va anche oltre certe particolarità o quirk connessi ai personaggi, come gli amen di padre Andersen, che ti farebbero venire voglia di assistere a una messa, se solo il parroco eseguisse le funzioni con tutta quella convinzione. Let him be accused, O Lord, come, amen. 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 Illuda. Amen. Il motivo per cui questi personaggi seducono il lettore e lo spettatore risiede nella loro stessa personalità a 360 gradi, alle luci e ombre che nascondono, al trasudare della loro carica espressiva. Come si può non restare affascinati dalla potenza della dichiarazione di intenti da parte del maggiore ad un certo punto della storia, in cui esprime tutto il suo amore per la guerra con un monologo fortemente evocativo, per quanto tematicamente allitterante? Senza dimenticare lo stesso protagonista, il quale, oltre ad essere un figo con le pistole che massacra tutti sghignazzando, è anche un individuo con un passato tutt'altro che monodimensionale caratterialmente, come emerge in particolare dagli ultimi volumi e OAV. Parlando del corpus tecnico, dire che rende ottimamente è un eufemismo. Essendo anche una serie di OAV con cadenza quasi annuale, l'animazione è spesso e volentieri degna di un film. Le sequenze di combattimento sono spettacolari, i fondali altrettanto, il character design è ben delineato e riprende con fedeltà lo stile di Irano, cancellando persino qualsivoglia refuso o incertezza presente nella pubblicazione originale. L'unica cosa che fa storcere il naso ogni tanto è il sangue, che soprattutto quando è presente in grandi quantità, e ciò succede piuttosto spesso in Hellsing, è realizzato in computer grafica in una maniera che lo fa un po' stonare con il resto. Ma ci si può passare sopra. Il comparto musicale fa il suo dovere. Le musiche sono tutte abbastanza valide, anche se forse non ce ne sono di davvero magistrali, di quelle che ti fanno esclamare «Wow, che figata!» e ti spingono a riascoltarle decine di volte, come ad esempio in Gurren Lagann e Kill la Kill, che fanno della colonna sonora un grandissimo punto di forza. Ciò non toglie però che siano tutte perfettamente inserite nell'azione a loro predisposta e vengono scelte bene le OST per i momenti drammatici come per quelli di combattimento. Se dovessi individuare una musica che svetta sulle altre, penso che sarebbe Gradus Vita. Il tono epico c'è tutto. Oltre a questo, non ho particolari altre cose di cui parlare senza fare spoiler, dunque direi che ci possiamo fermare qui. In conclusione, Hellsing, insieme alla sua incarnazione Ultimate, è una serie di ottima fattura tanto nel confezionamento quanto in ciò che ha da offrire. Non è naturalmente per tutti i palati, chi non ama prodotti basati sull'uso prorompente del sangue è molto probabile che non apprezzi. Ma d'altro canto, se messa in scena in un certo modo che si può definire artistico, perché no? Anche la violenza sopra le righe può divenire parte di un'opera di intrattenimento senza essere semplice gore fine a se stesso. Quentin Tarantino insegna. Detto ciò, la recensione direi che si può concludere qui. Se questo video è stato di vostro gradimento, spero che deciderete di iscrivervi, perché altri contenuti di tal fatta sicuramente arriveranno in un prossimo futuro. Per supportare il mio canale e permettermi di continuare a fare video, avete poi anche l'opzione di sostenermi su Patreon, dove otterreste un certo numero di vantaggi a seconda della cifra donata. Dunque, alla prossima!